Se stai guardando questo video significa che sei interessato ad un viaggio in motocicletta a Dakar. E quindi da principiante che sono a principiante che sei, in questo video vedrai le mie impressioni e le mie difficoltà che affronterò in questo viaggio. Quindi se sei un inesperto ma sei curioso e interessato ad andare a Dakar, questo è il video giusto da vedere. Il video sarà sicuramente molto lungo, ma lo suddividerò in vari capitoli, quindi se sei interessato a qualcosa in particolare puoi andare direttamente al capitolo che ti interessa, o se un capitolo non ti interessa puoi passare al capitolo successivo. Intanto mi trovo sulla nave che è partita ieri da Civitavecchia per andare a Barcellona. Domani praticamente scendo da Barcellona fino al sud della Spagna e attraverso poi il canale per andare in Marocco. Prima di partire ho fatto diversi lavori alla moto. L'anno scorso in Tunisia sono partito allo sbaraglio. Non avevo la giusta attrezzatura tecnica per la mia moto. Ho avuto diversi problemi e soprattutto non avevo l'abbigliamento tecnico per affrontare i vari tempacci. Il risultato è stato abbastanza catastrofico. Quest'anno invece ho curato molto la fase di preparazione. Ho apportato diverse modifiche alla moto e diverse migliorie. Il risultato è stato abbastanza soddisfacente. E per essere sicuro che tutto funzionasse alla perfezione ho fatto un piccolo test ride. Sono partito di nuovo per la Tunisia e ho percorso 3000 km in varie condizioni. Ho messo a dura prova la moto in fuoristrada, ho percorso strade bagnate e per non farmi mancare niente ho affrontato un forte temporale e ho provato così anche l'attrezzatura tecnica e il risultato è stato ottimo. Adesso inizia il viaggio. Allora, diario di viaggio, ieri sono sceso da Barcellona fino a qui in Almeria. Sono 800 km ma li ho dovuti fare tutti d'un fiato perché ho visto le app di meteo, vi consiglio sempre di guardarle e praticamente segnava che nel pomeriggio fino ai giorni successivi il vento aumentava non di poco, quindi ho preferito sacrificare un po' le mie natiche, ma almeno non avrei combattuto contro il vento. E quindi praticamente sono sceso, ho fatto tutta l'autopista mediterranea e sono arrivato qui in Almeria. Una nota da segnalare è che da Murcia all'Almeria si attraversa l'unico deserto europeo, che mi ricorda veramente tanto queste grandi montagne, questi deserti del Nord Africa. Veramente molto suggestivo, non me l'aspettavo così bello. Ma adesso vado a vedere la moto, ho preso un telo per coprirla in modo che praticamente la batteria non soffra l'umidità. Vediamo se ha funzionato, la metto in moto e vediamo se si mette in moto al primo colpo. Ha funzionato alla grande. Aiuto, ci siamo, davanti a noi il mare e dopo questo splendido mare c'è la terra del Marocco. Si inizia questo incredibile viaggio, si inizia per davvero.
Una cosa interessante che vi vorrei dire è che in Spagna, anche se non volete fare il viaggio in moto, ma anche in auto, in Spagna si può bivaccare tranquillamente. Vi faccio vedere adesso delle persone che stanno bivaccando e non hanno alcun problema. Ci sono delle aree di sosta, tu ti sosti con il camper e, e non hanno nessun problema a livello normativo come lo abbiamo qui in Italia.